Salut da Heavy Metal Heaven! Oggi ospitiamo un esordio forse un filo frettoloso ma valido e godibilissimo con la sua unione di tantissimi elementi all'insegna di rap, alternative e crossover. Per i gusti di Mattia, che ha scritto questa recensione, il rap per decenni è stata una nemesi musicale, specie per lo stile di cantato che dà il nome al genere. Tuttavia, da qualche tempo il nostro caporedattore ha cominciato ad aprirsi anche in questa direzione. Probabilmente non diventerà mai un cultore del genere puro e dei suoi diretti derivati, ma se sotto c'è una base interessante riesce ad apprezzare anche questo tipo di voce. È per questo che stasera ci ritroviamo a parlare con piacere dei Tomb. Nati nel 2019, da allora non hanno perso tempo. Un paio di EP negli anni immediatamente successivi e nel 2024 è stata la volta del primo full length, Après de Paix. Uscito lo scorso 8 novembre, come detto si basa sul cantato in buona parte rap, ma aggressivo, di Mathieu Briançon, una delle tante componenti mescolate dai francesi. In effetti la loro musica ricorda in alcuni momenti i Rage Against the Machine, ma altrove abbraccia sonorità più moderne, new metal inteso in un senso però non scontato. Più che agli anni 90 e ai primi 2000, i Tomb si rifanno a sonorità più moderne, che guardano anche all'alternative metal di oggi. Ma altrove vanno invece indietro nel passato, verso l'alternative anni 90 e le sue influenze funk. Inoltre spesso e volentieri i toni si abbassano su sonorità più leggere e rock. Il risultato è definibile, volendo usare una parola sola, come crossover. Un crossover che peraltro ai francesi riesce piuttosto bene. Merito in primis della loro capacità di mescolare i tantissimi influssi in maniera funzionale. Il punto forte di Après de Paix sta però nell'istrionismo della scrittura, che porta i Tomb a svariare tra diverse atmosfere. Pur essendoci sempre un fil rouge latente di oscura inquietudine, che ben si sposa con i testi politici e caustici cantati tutti in francese, il gruppo riesce a coniugarlo a volte con una grande energia distruttiva, altrove con più leggerezza musicale, altrove ancora in maniera ombrosa e espansa. Il che per l'ensemble è sia un pregio, vista la buona personalità di questo suono, sia un problema. In effetti, a volte Après de Paix sembra mancare di focus. In alcuni momenti i Tomb sembrano voler esplorare in ogni direzione, ma finiscono per perdersi e risultare un filo anonimi, dando l'impressione di aver imbastito la propria musica in maniera frettolosa. Per fortuna però è una sensazione che esce fuori solo a tratti. Altrove il disco riesce a brillare, specie nel trio iniziale. Dopo l'intro title track, Barbac mostra subito il lato più crossover e istrionico dei Tomb, con i suoi diversi cambi di registro, e anche il loro lato più leggero, con i suoi ritmi rock, funk divertenti, ma senza mancare di un retrogusto oscuro. È lo stesso spirito che ama Naître ou ne pas être, più pesante e dinamica, ma sempre brillante nonostante il nervosismo, aiutata anche dai vocalizzi di Briançon, graffianti anche per chi non capisce il francese. È il pezzo migliore del disco insieme a The Mode Courage, che comincia a pestare con forza. Cupa, rabbiosa, con inflessi metalcore, è meno dinamica ma graffia alla grande con riff alternative metal di Frédéric Marie e David Moudry e l'aggressività del cantante. Stavolta non rappa ma ringhia dritta in faccia all'ascoltatore. Da citare sono anche la breve Au revoir, dinamica e molto coinvolgente, e Con de Fées. Alterna strofe rock striscianti e inquietanti e ritornelli che sono una vera mazzata. Un contrasto che la rende il terzo dei picchi assoluti dei 41 minuti della scaletta. Il resto dell'album è diviso tra pezzi comunque validi e molto piacevoli e qualche punto basso, specie al centro, che però non inficia troppo la qualità. Seppur i Tomb debbano ancora mettere a punto del tutto la propria musica, Après de Paix rimane valido, onesto, godibilissimo. Chi ama il crossover e l'alternative metal e cerca magari qualcosa di personale, variegato e poco scontato, troverà di certo qualcosa di divertente nella musica dei francesi. Se lo sei, concedi loro un ascolto, o anche di più. Voto di Heavy Metal Heaven 82 su 100. Per oggi abbiamo finito. Se hai apprezzato la video recensione puoi metterla in like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perderti neppure uno dei contenuti che pubblichiamo ogni settimana. Infine ci trovi anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Come sempre i link sono qui sotto. Ci vediamo alla prossima volta.